Sfide di sostenibilità sempre più ambiziose, grandi proclami da parte di legislatori sempre più esigenti e dall'altra parte grandi proclami di costruttori che pubblicizzano prototipi sempre più avveniristici, raccontando un settore che non smette mai di innovare. Ma cosa c'è di concreto dietro tutto ciò? Qual è lo stato dell'arte del trattore agricolo? Ma soprattutto, quale sarà il combustibile del trattore del futuro? Cercheremo di capirlo insieme oggi, ma prima, sigla. Ciao, sono Lorenzo. Elettrico, ibrido, idrogeno, biocarburante e chi più ne ha più ne metta. Tante sono le soluzioni tecnologiche attualmente esplorate dai costruttori di trattori e tanto se ne parla. Ed a breve cercheremo di capire cosa davvero bolle in pentola, senza grandi proclami o millantando chissà che, cercando di evidenziare però punti di forza e limiti di tutte le principali tecnologie. Ma prima di parlare di trattori e motori del futuro, ricordiamo quali sono i trattori e motori del presente. Vi ricordo che abbiamo già fatto un video Ferieinfo in merito, vi linko il link in descrizione. Riassumendo, il trattore nuovo che noi acquistiamo oggi, nel 2023, nel 2024 e nei prossimi anni, monta questo motore qui. Questo motore risponde ad una motorizzazione diesel conforme allo stage motoristico 5, che grosso modo è equiparabile ad un Euro 6 delle auto. È un motore diesel che inquina pochissimo, quindi i trattori e motori del presente non sono brutti e cattivi, anzi sono estremamente meno inquinanti dei loro predecessori, arrivando ad emettere anche il 95% in meno di PM10 ed ossidi d'azoto rispetto ai primi stage. In più, se proprio vogliamo dirla tutta, i veicoli agricoli hanno un'incidenza davvero minima sull'inquinamento globale dovuta al traffico veicolare, chiamiamolo così. E questo è stato pluridimostrato in studi che vi lascio anche in descrizione. Le attuali regole in vigore rimarranno ancora per parecchio tempo. Non c'è infatti ad oggi alcun regolamento che le aggiornerà e tutti i costruttori di veicoli sono ancora convinti che il motore diesel sia fondamentalmente insostituibile se non nel lungo periodo. Passiamo invece adesso a parlare dei trattori del futuro. Le attuali proposte tecniche possono essere condensate in tre macrocategorie: trattori a combustibile fossile alternativo, trattori a combustibile rinnovabili e trattore a combustibile ad emissioni zero o quasi zero. In questa parte 1 vedremo per questioni di tempo solo le prime due, mentre invece ci dedicheremo ai trattori ad emissioni zero o quasi nella parte 2. Partiamo ora con i trattori a combustibile fossile alternativo, ovvero GPL e metano. La fattibilità tecnico-tecnologica di questo tipo di alimentazione esiste. Si tratta di sfruttare un'architettura motoristica simile a quella di un motore a benzina ed applicare un serbatoio per il gas con cui alimentare il motore endotermico. Le soluzioni a metano sono nettamente quelle più esplorate. Esistono infatti prototipi o concept attualmente testati in campo ed anche qualche trattore effettivamente prodotto in serie. Questo combustibile riduce nettamente le emissioni e i costruttori interpellati dichiarano prestazioni paragonabili ai medesimi motori in versione diesel. Le barriere d'ingresso attualmente sono relative ad un problema infrastrutturale. Le stazioni di servizio infatti non sono così capillarmente presenti sul territorio e lo stesso stoccaggio in azienda non è così facile da realizzarsi. In più, il metano ha una densità di energia più bassa del gasolio e quindi non è in grado di garantire la medesima autonomia. Anche i costi per realizzare questi veicoli, ovviamente, non sono da sottovalutare. Un miglioramento sul discorso autonomia si può ipotizzare liquefacendo il gas. Infatti il metano attualmente esiste in due forme fondamentalmente: CNG, Compressed Natural Gas, quindi il gas naturale compresso, quindi in forma gassosa, come siamo abituati ad utilizzarlo sulle automobili, e in forma LNG, Liquefied Natural Gas, quindi gas naturale liquefatto. Il gas naturale liquefatto, a parità di spazio occupato, consente una densità di gas molto maggiore rispetto alla versione gassosa e quindi maggiore autonomia del veicolo. Anche questa soluzione però non è senza macchia, infatti il gas liquefatto
per appunto essere liquefatto ha bisogno di essere portato a meno 160 gradi Celsius. Per cui potete ben immaginare, c'è bisogno dell'infrastruttura che me lo fornisca a questa temperatura, poi io sul trattore devo avere un serbatoio criogenico che me lo mantenga a questa temperatura, per cui questo fa schizzare ancora di più in alto i costi. Il salto successivo per questa tecnologia è utilizzare lo stesso tipo, grosso modo, di combustibile, ma prodotto in forma rinnovabile. Passiamo pertanto alla categoria dei trattori a combustibile rinnovabile, in cui vedremo il biometano e i cosiddetti e-fuels, entrando nel dettaglio dell'HVO. Gli e-fuels sono combustibili di sintesi che partono da una base liquida o gassosa, da cui vengono realizzati prodotti praticamente identici ad idrocarburi come il diesel. Tra questi ci concentreremo sull'HVO, acronimo di Hydrotreated Vegetable Oil, ovvero il biocarburante. Questo è un combustibile sintetico, come dicevamo prima, realizzato da scarti di oli vegetali, grassi animali, rifiuti organici o residui forestali che, una volta creato, è assimilabile ad un diesel. Viene utilizzato pertanto su motori diesel classici, producendo però meno emissioni. In più, il suo ciclo produttivo e la base degli elementi da cui è composto, spesso appunto scarti di altri prodotti biologici, hanno delle emissioni nette molto inferiori rispetto all'analogo ciclo di un combustibile fossile. Pertanto il bilancio complessivo di emissioni nette con l'HVO è notevolmente più basso dell'analogo fossile. Stiamo ben attenti a questo dettaglio. Quando parliamo di emissioni nette, stiamo considerando tutta l'impronta carbonica di quel combustibile, cioè considerando nel conteggio anche tutta la CO2 intrappolata negli anni nel ciclo vitale della sua materia prima e non soltanto quella emessa durante l'uso. L'HVO è un'alternativa sostenibile, ma non viene estratto, bensì prodotto e raffinato. Per fare ciò servono attualmente quantità di energia importanti che lo rendono caro. In più, in molti casi, per farlo funzionare bene, è raccomandato aggiungerci del diesel tradizionale, facendo venire leggermente meno tutti i discorsi di sostenibilità su questo combustibile. Per il biometano valgono le medesime considerazioni che abbiamo fatto prima sul metano, se non che la base da cui partiamo rispetto al cugino fossile è quella di uno scarto di biomasse. Questo scarto di biomasse viene poi depurato con un biodigestore, dopodiché ci sono degli ulteriori processi di pulizia che ci consentono di arrivare ad isolare la molecola di CH4, ovvero il nostro effettivamente biometano. Ecco. E quindi potenzialmente un'azienda agricola può autoprodurcelo. Questa operazione di fondo si fa già. La novità qual è? Quella di utilizzare il biometano non per creare energia e basta, ma per alimentare un trattore. Tornando invece al LNG, quindi la versione liquefatta di cui abbiamo parlato prima, secondo me qui la sfida tecnologica interessante sarà quella di riuscire a crearsi in casa tutta quanta l'infrastruttura per prodursi l'LNG, quindi per farsi il metano in forma liquida, quindi raffreddarlo e fondamentalmente avere tutta la filiera in casa, limando quindi quei difetti che avevamo associato prima alla tecnologia del metano. Passiamo ora ad un altro importante filone, quello dei cosiddetti combustibili ad emissione zero. Ma questo lo vedremo nella seconda parte, che uscirà a breve. Nel frattempo, se volete dirmi la vostra su questa prima carrellata, potete commentare qui sotto.